Ciao a tutti, io sono Giovanni Carrozzo di Allaghiero Studio e benvenuti o bentornati sul mio canale YouTube. Se avete cliccato su questo video, probabilmente è perché siete curiosi di sapere come creare una progress bar con effetto buffer in Unreal Engine. Ebbene sì, in questo tutorial vi mostrerò come ottenere una progress bar con effetto buffer proprio come quella che state vedendo ora a schermo. Vi guiderò attraverso tutte le fasi delle creazioni della nostra barra. Inizieremo creando una material function per gestire una progress bar di base. Questo approccio ci aiuterà a semplificare e ottimizzare il codice rendendolo anche più riutilizzabile nei nostri progetti. A questo punto passiamo alla creazione del materiale vero e proprio, dove andremo a definire tutta la logica grafica della nostra progress bar. Infine, implementeremo il nostro materiale all'interno di un widget blueprint riutilizzabile e personalizzabile, che potremo facilmente collegare ad altri sistemi di gioco. Prima di partire con la parte pratica, capiamo insieme cosa si intende per effetto buffer e perché viene utilizzato. In primo luogo, la chiarezza, perché permette al giocatore di percepire immediatamente la variazione di un valore, come ad esempio la salute quando si subisce un danno. Il contrasto tra la barra attuale e quella precedente aiuta a capire quanto è stato critico il colpo. In secondo luogo troviamo l'attenzione visiva, perché l'effetto buffer attira l'attenzione. È una guida visiva importante che ci assicura che il giocatore non ignori informazioni fondamentali, come appunto un'improvvisa perdita di vita. Ed infine lo stile. Un effetto buffer ben fatto può donare carattere alla nostra UI e rendere il gioco visivamente più memorabile. Capito il motivo per il quale generalmente viene usato il buffer, direi di metterci al lavoro e creare la nostra progress bar. Adesso è il momento di rimboccarci le maniche e iniziare a costruire concretamente la nostra barra personalizzata. Per rendere il nostro codice ancora più pulito e modulare, per gestire una prima progress bar basilare, andremo ad utilizzare le material function. Una material function è per l'appunto una funzione che può essere richiamata una o più volte all'interno di un materiale, andando quindi ad evitare la duplicazione di codice. La material function che andremo a creare servirà appunto a gestire un sistema di progress bar. Per creare una material function, all'interno del content browser cliccare con il destro, dopodiché muoversi nella sezione Material, Advanced e Material Function, eccola qui. Adesso nominiamola mf_ui_progress bar. Abbiamo creato la nostra prima material function, clicchiamoci due volte per aprirla. Come accennato in precedenza, le material function sono vere e proprie funzioni, pensate per essere utilizzate all'interno dei materiali. Proprio come le funzioni tradizionali possono avere degli input e degli output. Quando si crea una nuova material function, questa si presenta di default con un nodo output vuoto. È importante notare che l'output non ha un tipo predefinito, il tipo viene determinato automaticamente in base ai nodi collegati ad esso. Nel nostro caso abbiamo bisogno di due input e per crearli ci basterà cliccare con il destro all'interno del graph e cercare input. Dopodiché selezionare function input. Ed ecco qui che abbiamo creato il nostro primo input. Come potete vedere, in questo caso l'input creato è un input vector 3, ma a noi in realtà ci serve un input vector 2 e per modificarlo basterà spostarci nella sezione di details, cliccare su function input vector e selezionare function input vector 2. Cos'è questo input? Bene, questo input, che adesso andremo anche a rinominare dallo stesso pannello nella sezione name, saranno le UV della nostra progress bar. Adesso andiamo a selezionare la spunta Use Preview Value as Default per evitare che quando andremo ad integrare la material function ci venga richiamato un errore per mancanza appunto di questo input. Perché andremo a fare questo? Perché in verità nella maggior parte degli utilizzi di questa progress bar utilizzeremo le UV standard delle nostre texture, ovvero Texture Coordinate. Aggiungendolo appunto al nodo preview stiamo andando a creare un valore di default che la nostra material function leggerà automaticamente quando vedrà che manca un input quando verrà richiamata. Andiamo a creare o a duplicare questo input e modifichiamolo in questo caso in un input scalar. Questo input non sarà altro che la percent, ovvero il valore percentuale della nostra progress bar. In questo caso vi sconsiglio di utilizzare l'use preview value in modo da ricordarvi di inserire un effettivo valore quando verrà richiamata questa progress bar. Per il momento però andiamo comunque ad inserire un valore di preview che ci permetterà di avere un'anteprima della nostra material function. Vado ad inserirgli un 0.5 in modo da avere un valore più o meno di mezzo. Prendendo le UV andiamo a fare un component mask per nascondere solo uno dei due vettori che ci servono.
Nel nostro caso cerchiamo il valore orizzontale perché appunto stiamo creando una progress bar orizzontale, perciò andremo a nascondere, anzi a mascherare soltanto il component R. La R corrisponde appunto alla X delle UV, perché appunto le UV sono composte da X e Y, nel nostro caso R e G. Se voi voleste fare una progress bar verticale vi basterà sostituire la R con la G. Perfetto, abbiamo il vettore orizzontale. Ora però dobbiamo ridurlo o aumentarlo in modo da creare un effetto di progress bar per l'appunto. Pertanto andiamo a fare un nodo subtract, ma collegheremo la nostra progress bar al nodo B, mentre il nostro percent al valore A. Come potete vedere l'effetto è già più chiaro, però è ancora troppo morbido per essere un'effettiva progress bar. Pertanto noi andiamo ad aggiungere un nodo saturate in modo da bloccare il range della nostra progress bar tra un valore posto tra 1 e 0 e successivamente andiamo ad aggiungergli un sail. Il sail sostanzialmente quello che fa è trasformare tutti i valori superiori a 0.0001 in 1 automaticamente. Quindi lo 0 rimane 0, tutti i valori superiori allo 0 diventano automaticamente 1. Questo ci permette di avere un taglio netto in qualsiasi punto della nostra progress bar. Di fatto, come potete vedere nella preview, adesso è separata a metà perfettamente. Abbiamo ufficialmente finito la nostra material function per gestire una progress bar base. Andiamo quindi di nuovo nel content browser e questa volta andiamo a creare il nostro vero e proprio materiale che definirà la nostra progress bar. Per iniziare di nuovo clic destro nel content browser e selezioniamo direttamente da Create Basic Asset la voce Material. Andiamo a nominarla con UI Buffer Progress Bar, sempre separato da underscore, e abbiamo creato il nostro materiale. Ora di nuovo doppio clic per aprirlo ed eccoci finalmente nel nostro materiale. Al momento però il nostro materiale non è ancora compatibile con la user interface. Per renderlo compatibile spostiamoci nel material domain, selezioniamo e andiamo a spostarci nei user interface. Questo renderà il nostro materiale compatibile appunto con le user interface, quindi con i widget. Ora è il momento di integrare la nostra funzione. Per farlo ci basterà cliccare con il destro e cercare Material Function. Andiamo a richiamare il nodo chiamato Material Function Call. Come potete vedere però ci dice che c'è una funzione non specificata. Per richiamare la nostra funzione spostiamoci nei details e sotto la voce Material Function selezionare la nostra. Grazie alla nostra nomenclatura efficace possiamo ritrovarla facilmente. Abbiamo quindi introdotto all'interno del nostro materiale la nostra funzione. Andiamo però a sviluppare il codice che ci permetterà di creare la nostra progress bar. Intanto abbiamo bisogno di uno scalar parameter. Questo definirà la percentuale della nostra barra principale, pertanto lo chiameremo percent e lo colleghiamo al percent. Aggiungiamogli un valore di preview e collegandolo potete già notare come si intravede una barra. Nel mio caso, che ho inserito un valore di preview di 0,5, la barra è divisa perfettamente a metà, ma andando ad aumentare o a diminuire il valore di preview, anche la barra si sposta più a destra o più a sinistra. Per creare un effetto buffer dobbiamo integrare una nuova funzione o duplicare quella già esistente e creare un altro scalar parameter. In questo caso però gestirà la percentuale del nostro buffer, quindi lo chiamiamo buffer percent. Anche in questo caso diamo un valore di preview possibilmente più alto di quello della percentuale in modo da vederlo. Nel mio caso inserirò 0.75. Se le andassimo ad unire ora, il risultato sarebbe pressoché invisibile in quanto entrambi ancora sono semplicemente un vettore, di conseguenza dobbiamo andare a colorare le nostre progress bar. E per farlo andiamo ad eseguire un nodo multiply su entrambe e andiamo a cercare un vector parameter. Quello collegato al percent lo chiamerò bar color, mentre quello collegato al buffer lo chiamerò buffer color. Andiamo ad unire i due multiply con un max. Il max sostanzialmente prenderà di entrambe le texture il valore massimo di ognuna delle due e farà apparire su schermo appunto il valore massimo di entrambe. Andiamo a rendere il nostro buffer rosso e andiamo a mettere il nostro colore della barra su un verde. Come potete vedere in questo momento i due colori si sovrappongono perché appunto il max prende il massimo di entrambi e li somma. Per evitare questo problema prendiamo il risultato della progress bar del buffer e andiamo a sottrarli il risultato della progress bar classica, collegando poi il risultato al multiply. Questo sottrarrà per l'appunto alla barra del buffer la barra normale, andando quindi a limitare il buffer solo ad effettivamente la parte visibile. Se andassi a farvi vedere la preview, come potete vedere,
il buffer è esattamente la differenza che c'è tra la barra e la percentuale della nostra barra del buffer. Abbiamo quindi creato il nostro materiale per la progress bar con il buffer, ma non è ancora finita qui, perché al momento rimane solo un semplice materiale, dobbiamo andare ad implementarlo e a sistemarlo in un widget. Spostiamoci nuovamente nel content browser, di nuovo clic col destro, andiamo in fondo fino a trovare la voce User Interface e selezioniamo Widget Blueprint. Da questa nuova finestra clicchiamo User Widget e andiamo a nominarlo con VBP_Buffer Progress Bar. Clicchiamo 2 volte per aprirlo ed ecco qui, ci troviamo effettivamente nel nostro widget. Per adesso siamo nella sezione Designer, dove andiamo a definire la grafica del nostro widget, dopodiché ci sposteremo nel graph, dove andremo a definire il codice del nostro widget. Intanto inseriamo per l'appunto la nostra progress bar. Ma come potete vedere, se io cercassi material, non troverei nulla se non delle funzioni per l'audio. Perciò dovremmo aggiungere una image. Di fatto le image non permettono solo di effettivamente, come dice il nome, introdurre immagini, ma bensì tutte quelle cose che sono compatibili con gli elementi 2D, come appunto i materiali o anche gli sprite. Andiamo quindi a cercare il nostro materiale, UI Buffer Progress Bar, ed eccolo qui. Come potete vedere, sembra che la barra sia già integrata in un widget. Per effettivamente attivare tutti questi valori, quindi andando a modificare in runtime la progressione del buffer, andiamo intanto a rinominare questa image per tenerla più ordinata e la chiamiamo progress bar. Dopodiché spuntate isVariable. Questo ci permetterà di modificare in runtime questo elemento di UI. Di fatto, adesso spostandoci nel graph, vediamo tra le variabili appunto la reference della nostra immagine progress bar. Se io andassi a togliere questa spunta, questa reference scompare. Di default il graph dei widget viene presentato con questi 3 eventi: event preconstruct, che viene eseguito prima che il widget diventi effettivamente visibile, event construct, che è esattamente il momento in cui il widget viene costruito e reso visibile, e l'event tick, che è un evento che viene ripetuto per ogni tick. Per il momento possiamo eliminarli tutti eccetto il preconstruct, che è quello su cui ci andremo a concentrare in questo momento. Considerando che l'event preconstruct viene calcolato prima che venga effettivamente costruito il widget, possiamo sfruttarlo per impostare tutti quei settings che devono essere calcolati prima che il widget sia effettivamente visibile. Intanto andiamoci a prendere l'effettiva variabile del nostro materiale dinamico, altrimenti non potremo fare nulla. Quindi, prendendo la reference della nostra immagine, andiamo a cercare il nodo getDynamicMaterial. Questo nodo semplicemente prende il brush della nostra image e ci dà un corrisposto se esso è un materiale dinamico. Andiamo a trasformare questo return value in una variabile fissa e per farlo clicchiamo con il destro e facciamo promote to variable. Andiamo a nominarla dm-progress bar material ed ecco qui, ci siamo salvati la variabile del nostro materiale dinamico. Facciamo finta che noi vogliamo cambiare colore alla nostra barra senza dover ogni volta andare a creare istanze del materiale o andare a creare un nuovo materiale. Per farlo andiamo a trascinare dall'output di questo set e andiamo a cercare il nodo setVectorParameterValue. Tutti i nodi di tipo setParameterValue dei Dynamic Material sostanzialmente quello che fa è modificare i parametri che noi abbiamo aggiunto all'interno del nostro materiale come percent, buffer color, bar color o buffer percent dinamicamente, non con un hard reference, quindi andando ad inserire effettivamente il valore, ma bensì sfruttando il nome dello stesso valore. Di fatto noi qui dovremo inserire il nome esatto che abbiamo inserito nel nostro materiale. Visto che voglio modificare per primo il colore della barra, io vado ad inserire esattamente il nome dato al valore che modifica appunto il colore della nostra barra, quindi vado ad inserire barColor. Dopodiché trasformo questo input in una variabile e lo vado a chiamare barColor. Ora abbiamo effettivamente un valore che va a modificare il nostro colore della barra. Infatti se ora torno nel designer e faccio compile, mi si vede nero proprio perché al momento la variabile di default ha inserito il colore nero. Se io lo vado a modificare con un colore, ad esempio il giallo, come potete vedere anche la barra viene modificata e viene applicato il colore giallo. Andiamo a fare anche la stessa cosa duplicando lo stesso nodo e collegando il target sempre al Dynamic Material. Andiamo a fare la stessa cosa, dicevo, per il buffer. Quindi promuoviamo questo input ad una variabile e lo chiamiamo bufferColor. Andiamo a cambiare anche il nome del nostro parameter name con bufferColor. Ora, compilando e spostandoci nel designer, possiamo vedere appunto che il buffer è sparito proprio perché anche in questo caso il valore di default è stato quello nero. Cliccando su
buffer progress bar possiamo vedere tutte le variabili esposte e non che il nostro widget ha. Quindi appunto abbiamo la variabile che abbiamo creato precedentemente del dynamic material, il buffer color e la bar color. Andiamo a modificare il nostro buffer color con un bel colore rosso acceso. Onestamente il giallo non mi piace molto, quindi vado a sostituirlo con un bel verde acceso. Perfetto, abbiamo capito come modificare i colori. Ora dobbiamo fare la stessa cosa, più o meno, per le percentuali. In questo caso però partiremo dal buffer e vi spiegherò perché strada facendo. Andiamo a creare un custom event cliccando con il destro e cercando custom event e andiamo a rinominarlo per l'appunto set buffer %. Questo evento avrà bisogno di un input. Per creare un input spostiamoci nella sezione detail, spostandoci nella sezione input clicchiamo sul pulsante posto proprio a destra. Dopodiché andiamo a modificarne il tipo da booleano, che è quello di default che ti dà Unreal, a float e andiamo a modificarne il nome in input value. Andiamo quindi a promuovere questo input in una variabile e lo chiamiamo buffer %. Questo valore definirà effettivamente la percentuale del nostro buffer. Andiamo quindi a prendere il materiale dinamico della nostra progress bar, trascinandolo e facendo get, e andiamo a richiamare da questo nodo set scalar parameter value. Come potete vedere non c'è bisogno solo di specificare il nome, ma anche il tipo di valore che si deve andare a modificare all'interno del nostro materiale. Per i colori abbiamo scelto un vector perché appunto erano dei vector, e per le percentuali andiamo a scegliere uno scalar perché appunto si tratta di scalar parameter. Andiamo quindi a inserire il nome buffer % e andiamo a collegare la value all'output del set buffer %. Ok, in linea di massima abbiamo settato la percentuale del buffer e verrà aggiornata dinamicamente anche nel designer. Perché però siamo partiti dal buffer? Perché la percentuale classica dovrà gestire una serie di altri eventi come appunto il flag che ci permetterà di capire se bisogna attivare o meno il buffer. Andiamo a creare quindi la meccanica che effettivamente va a sottigliare il valore del buffer con quello della percentuale. Clicchiamo con il destro, cerchiamo event tick e richiamiamolo, e nell'event tick bisogna fare una serie di controlli. Intanto partiamo con un branch, trasciniamo dall'exec dell'event tick e cerchiamo branch. Il branch sostanzialmente divide la nostra esecuzione in due possibilità, la prima true e la seconda false, che dipendono appunto dalla nostra condizione. Se la condizione è vera si muove attraverso il true, se la nostra condizione è falsa si muove attraverso il false. Anche in questo caso promuoviamo la condizione a parameter e chiamiamola b minuscolo update buffer. La nostra condizione è appunto se deve o meno aggiornare il buffer. Nel caso debba aggiornarlo, quindi nel true, procediamo con la nostra logica. Andiamo appunto ad aggiungere quindi il set buffer %. Questo farà sì che nell'event tick il buffer venga aggiornato, ma venga aggiornato solo quando la nostra condizione update buffer è effettivamente vera. Per assottigliare dinamicamente un valore di tipo float possiamo utilizzare il nodo finterp2constant. Cosa fa questo nodo? Sostanzialmente noi gli andiamo a dare due valori, il valore attuale e il valore target da raggiungere, il delta time che sostanzialmente andiamo a prendere dall'event tick, il delta time sostanzialmente è il tempo in cui viene eseguito un tick, e l'interp speed, ovvero la velocità di interpolazione appunto tra il current e il target. Selezioniamo l'input interp speed e andiamo a promuoverlo come variabile. Questo perché magari vogliamo modificare, in base alla barra che stiamo creando, la velocità del buffer. E lo chiamiamo appunto buffer speed. Andiamo a modificare dal pannello details il default value e andiamo ad inserire un valore che più o meno possa soddisfarci. Nel mio caso inserirò 1.5. Nell'input current andiamo ad inserire buffer %. E nell'input target andremo nuovamente a promuoverlo come variabile e andiamo a chiamarlo %. Sarà semplicemente la percentuale della nostra barra. Ora però dobbiamo fare in modo che questa logica non venga ripetuta nel tempo, ma che venga appunto fermata una volta che il buffer raggiunga lo stesso valore della percentuale. Per farlo andiamo a creare un altro branch, subito dopo il set buffer %. Andiamo a prendere la nostra variabile buffer % e andiamo ad eseguire un'operazione di tipo equal, ovvero sostanzialmente vedrà se il valore che andremo ad inserire sopra è uguale al valore che andremo ad inserire sotto. Ovviamente sotto inseriremo la percentuale. Quando la percentuale del buffer è uguale alla percentuale della barra, andiamo a definire che non deve più aggiornare il buffer, andando a settare update buffer come false. Quindi quando update buffer è false viene eseguita una logica che appunto non c'è, di conseguenza viene terminata la logica. Abbiamo appena creato la logica dell'aggiornamento del buffer. Ora effettivamente andiamo a sistemare
la percentuale della nostra barra. Andiamo a fare un altro custom event e lo chiamiamo set%. Questo nodo ovviamente andrà a settare la percentuale della nostra barra. Andiamo a definire un po' di opzioni. Molto spesso, quando si fa una barra con progress bar, l'effetto desiderato è che quando la percentuale della barra viene aggiornata nuovamente, l'aggiornamento del buffer si fermi, anche se l'esecuzione è già in atto. Per fare questo andiamo appunto a definire che quando viene aggiornata la percentuale, il buffer non si deve più aggiornare. Dopodiché andiamo ad eseguire un branch. Questo branch dovrà avere la condizione di calcolare se il valore che andremo a passare con il set% è maggiore della percentuale attuale. Quindi andiamo ad inserire un input di tipo float all'interno del nostro set%. Dato che l'ultimo input che abbiamo utilizzato era di tipo float, automaticamente Unreal ci inserisce il float come tipo di default. Anche in questo caso chiamiamolo input value. Perfetto, andiamo quindi a controllare se il nuovo valore della percentuale è maggiore o uguale a quello della nostra percentuale. Perché andiamo a fare questo controllo? Perché vogliamo che il buffer si aggiorni solo quando effettivamente la barra sta scendendo. Se il valore della barra si alza oppure rimane uguale, non c'è bisogno di aggiornare il nostro buffer. Di fatto, quando questo valore è maggiore o uguale, andremo a settare direttamente il nostro buffer %. Questo per evitare appunto che il buffer si aggiorni andando a consumare risorse anche quando non è necessario. Quando la barra ha bisogno che il buffer sia aggiornato, utilizzeremo un nodo un po' particolare, ovvero il setTimer by function name. Che cosa fa questo nodo? Sostanzialmente applica una sorta di delay ad un evento per poi essere richiamato successivamente, ma a differenza dei delay il setTimer è molto più flessibile. Intanto abbiamo un return value che ci offre appunto un timer handle, ovvero una variabile che gestisce esattamente il timer imposto per il nostro evento, quindi il tempo che è trascorso, il tempo rimanente e se è valido o meno. Inoltre il setTimer by function name o by event è stoppabile in qualsiasi momento, andando ad evitare quindi che il nostro codice venga eseguito anche se non è necessario. Di fatto, da questo return value andiamo a promuoverlo ad una variabile, che chiameremo th buffer timer. Andremo a configurarlo correttamente tra poco. Per ora finiamo l'implementazione del set%, trascinando dalla nostra variabile % ed eseguiamo un set. È il momento di aggiornare effettivamente il valore della nostra percentuale e colleghiamola sia al set buffer % che al timer. Perché una volta che il codice viene diviso qui e viene fatta appunto una selezione in base ad una condizione, il codice in realtà deve rimanere invariato per qualunque sia la condizione. Di conseguenza settiamo il nostro % andandolo a collegare all'input del nostro set% e andiamo quindi poi a prendere la variabile del nostro materiale e andiamo a fare anche in questo caso set scalar parameter value, allo stesso modo cliccando con il destro e cercando questo nodo. Colleghiamolo al %, colleghiamo il valore di % al value e andiamo ad inserire il parameter name come appunto %. Ora però c'è bisogno di fare un piccolo accorgimento. Come vi avevo detto, andremo a configurare adesso il setTimer by function name. Prima di fare ciò però abbiamo bisogno che quando la barra viene aggiornata, per lo stesso motivo per il quale blocchiamo l'animazione del buffer, andiamo ad invalidare con un clear ed invalidate timer by handle preso dalla nostra variabile timer handle buffer timer, andiamo ad invalidare il nostro timer. Questo, per l'appunto come dicevo prima, andrà a bloccare l'esecuzione del nostro timer, evitando che ci sia l'opzione che venga chiamata una nuova animazione. Per richiamare questo evento abbiamo bisogno di un evento che possieda un nome che andremo ad inserire qui dentro la variabile function name. Quindi andiamo a creare il nostro evento di riferimento, andiamo a creare un altro custom event e lo andiamo a chiamare setBufferUpdate. Attenzione, gli eventi da inserire all'interno di un setTimer by function name o un setTimer by event non possono contenere degli input. Quindi in questa sezione andiamo semplicemente ad attivare il nostro update buffer e andiamo nuovamente a fare un clear ed invalidate dal nostro timer. Questo per evitare appunto chiamate duplicate della stessa funzione, perché se ormai la nostra animazione è attiva non ci serve che si attivi di nuovo. Andiamo quindi ad inserire esattamente lo stesso nome all'interno di function name e il time è quel valore che gestirà dopo quanto il nostro evento sarà richiamato. Di conseguenza promuoviamo a variabile anche quest'ultimo. Questo lo chiameremo buffer delay. Andiamo ad inserirgli un valore di input che nel mio caso inserirò come 1.
Se il valore non vi dovesse apparire, dovete necessariamente compilare. Ogni volta che aggiungete una nuova variabile dovete necessariamente compilare per fare sì che appunto venga calcolata nell'effettivo quella variabile. Ed ecco qui, la nostra progress bar è pronta ad essere integrata in un qualsiasi widget voi vogliate. Andiamo quindi a metterlo alla prova. Andiamo a creare una nuova user interface, widget blueprint, user widget. Lo andremo a chiamare HUD. Inseriamo una overlay che ci permette di fare da contenitore ai nostri widget e poi aggiungiamo un sizebox per decidere una dimensione per la nostra barra. All'interno di questo sizebox andiamo a cercare il nostro widget buffer progress bar e inseriamolo all'interno. Andiamo quindi ad impostare dei valori che ci soddisfano per provare la nostra barra, aggiungiamo un piccolo padding per evitare che sia troppo attaccata e andiamo effettivamente ad implementarla. Anche in questo caso per modificare o richiamare eventi in runtime abbiamo bisogno di spuntare isVariable e adesso facciamo il set%. Per provarla non gestirò input o altro, sostanzialmente utilizzerò un setTimer by event con l'opzione di looping, quindi verrà eseguito sempre per sempre e con un tempo di circa 5 secondi, in modo da avere il tempo di vedere se effettivamente c'è una variazione. Andiamo a creare un custom event che chiamerò random% e come input value metterò un random float in range tra 0 e 1. Ora, ovviamente voi potete implementarlo in qualsiasi situazione, che sia una barra di una vita, che sia la barra dell'esperienza o che sia qualsiasi altro tipo di barra voi vogliate utilizzare. Io lo implemento così per semplicità. Vado ad aprire quindi il blueprint del first person character, ovvero quello che sto utilizzando, e nel begin play vado a creare il nostro widget. Creo la nostra HUD e l'aggiungo alla viewport. È necessario aggiungere un widget alla viewport per renderlo effettivamente visibile. Proviamo a partire. Ecco, come potete vedere il nostro buffer funziona alla perfezione. Quando la barra cala, anche il buffer dopo poco lo segue. Come vi dicevo prima, tutti i valori sono intercambiabili, come il colore, il delay per far partire il buffer e la velocità del buffer stesso. Ed eccoci alla fine del nostro tutorial, abbiamo imparato come creare una progress bar con buffer completamente personalizzabile. Durante il tutorial abbiamo imparato anche a utilizzare le material function per tenere il codice ordinato e facilmente riutilizzabile. Invece di duplicare la logica nei materiali, possiamo scriverlo una volta sola e richiamarlo ogni volta che ci serve. Questo approccio è perfetto per scalare un progetto senza perderci in una giungla di nodi e collegamenti. Abbiamo visto come creare materiali compatibili con la UI, capaci di gestire effetti grafici dinamici come il buffer. Grazie all'uso dei parametri e della logica visiva nei materiali, possiamo ottenere transizioni fluide, feedback visivo potente e un aspetto professionale. Infine, abbiamo implementato tutto in un widget blueprint personalizzabile che possiamo usare in qualsiasi parte del gioco. Questo ci permette di non modificare i parametri all'interno del materiale ogni volta. Ci basterà invece cambiare i parametri all'interno del widget o dal codice in blueprint e questo renderà sicuramente tutto più veloce e ordinato. E ora tocca a voi. Avete visto tutti gli strumenti utili e i passaggi necessari, ma il vero apprendimento comincia quando provate a farlo da soli. Pertanto vi incoraggio ad esempio a sperimentare, cambiando i colori, cambiando gli effetti, modificando la velocità del buffer, per fare in modo che la barra si adatti maggiormente ai vostri bisogni. In secondo luogo, vi invito a rifare tutto da zero, senza seguire il tutorial. Questo vi aiuterà davvero a fissare i concetti e ad acquisire maggior sicurezza. Infine vi invito ad andare oltre l'effetto mostrato, vi consiglio di sperimentare, utilizzare nodi, provare nuove combinazioni, provare differenti interpolazioni ad esempio per il buffer, provare ad unire più buffer insieme, magari uno per quando la barra sale e uno per quando la barra scende. Divertitevi a creare qualcosa di unico e vostro. E ricordate, sbagliare fa parte del processo, ogni errore vi darà un passo in più verso l'utilizzo di questi strumenti. Come sempre, grazie per la visione, vi invito a scrivere nei commenti se avete eventuali domande o dubbi o richieste per un futuro tutorial. Vi invito a lasciare like se il video vi è piaciuto e di iscrivervi così da supportare questo canale. E come sempre, buona fortuna con i vostri progetti e buono sviluppo!